Salve fandoni e ben ritrovati su Expedition 33. La scorsa volta ci siamo lasciati con Renoir. Ecco, quindi siamo arrivati alla seconda fase che resetta tutto. E le mosse del coso non le conosciamo, perciò c'è da tryhardare. C'è da tryhardare, appunto. Engagement, massimizziamo quei danni che già ci sono. Ok, ok, ecco perché perdona un sacco in prima fase e non muori immediatamente, perché poi in seconda che prendi tutti i danni. Ottimo. Siamo in crepuscolo. Va bene, la killata non è un problema. Accumuliamo ancora? Ultimo turno però. Facciamo, dai. Attacchiamo. 19.000, 20.000 quasi. Ok. La fase va fatta quasi flawless e veloce soprattutto. Animazione da rivedere però ho un po' il dubbio che la vedremo spesso. Quella è la cosa. Ok. Dato. Ah, è sfumato quello. Ecco, ok. Non l'avevo mai notata sta cosa. Questa è un'ottima cosa da notare. Ok, sputa stavolta. Io pensavo mi stesse schiantando. Questo è stato un ottimo try,
perché ci ha detto un bel po' di cose. Bisogna vedere se ci sono altri plot twist però. Perché se ce ne fossero altri devo praticamente imparare a memoria anche questa seconda fase. La prima è ok, cioè veramente errore umano proprio che si può fare, però per il resto ci siamo. Scintilliamolo. Elettrizziamolo. Boom, boom, boom. Marchiato. Evviva l'uno però, tranquilli. Posto. Marchio di nuovo. Facciamo per sé. Poi facciamo degagement. Siamo a 2 cariche. Vai, facciamo schianto crostale. Bam, bam. Ok. Poi mi servirebbe mietitura tetra. Va bene. No, ho sbagliato. Almeno è viva. E lei si ricura, quindi non è un problema. Allora, rianimiamo Loon. Degagement. Siamo a 8, non mi serve curarmi manualmente, facciamo un attacco. Abbiamo un altro schianto crostale, ma conviene tenerlo per la seconda fase. Piuttosto conviene utilizzare tonifraggio. Ok. Ok. Entriamo in seconda fase, ottimo. Tutta questa scena da rivedere, un po' così, però ci sta. Il fight è molto gasing, cioè veramente crea un'aura assurda. E lui si rialza come se nulla fosse. Ok. Fuoco. Ottimo. Ok.
È quasi istantaneo, io pensavo cadesse. Invece no. Curiamo tutti. Lun schianto crostale. Bam, bam. Engagement. Madonna, mi sono distratto un attimo e stavo per dire che il secondo non lo riesco mai a capire bene al 100%. Siamo calmi. Possiamo rianimarla, Lun. Tutto ok. Come ho detto. Ma era sfumato, perché c'è stato quel rallenti? Non ho capito. Non è detta l'ultima parola, loro due anche fanno tanto. Non ho visto l'effetto della sfumatura, quindi non credo. Il rallenti mi sembrava, ma non credo. È istantaneo. Cioè, appena salta, devo parare. Cavolo, questo è stato un bel try. Veramente un bel try. Abbiamo un buon bilancio comunque, perché Lun è il damage output principale. Mael con Degagement può fare tanti danni da fuoco, anche se normalmente lui non li subisce più di tanto. E CL può anche curare, oltre che in generale fare danni, quindi un'ottima cosa. Carta marchiante. Bam, bam. Engagement. Crostale. Prossimo ce lo conserviamo poi per la seconda fase, se riusciamo. Fa tutti i suoi balletti per confonderti. Ok. Penso che dopo le perda comunque le cose, quindi facciamo adesso il coso. L'engagement dovremmo essere in seconda fase. Qui siamo messi bene. Farei nulla, mi manterrei i punti sull'un. Sono distratto un secondo, ho fatto un casino, ma tanto c'è CL. Ok. Vai. Mo c'è da stare attenti. Però
La bestia ci fa fare praticamente 9k assicurati quando ci fa fare il salto, che non è male, anzi. Il colpo di coda è da capire. È l'unica cosa attualmente che mi sta dando fastidio. Questo non l'abbiamo rivisto nello scorso try, però va bene. Dopo tocca a Loon. Non mi fido, meglio curarla un attimo. Pianto crostale subito, così possiamo subito ricaricare poi dopo le cariche elettriche. Ok. Ho premuto troppo presto, non è proprio istantaneo. Passaggio mirato. L'engagement. Non aveva nemmeno il fuoco, ho sbagliato. Va bene, possiamo fare di nuovo schianto crostale appena possibile. No, mi sono distratto un secondo, però sono vivi, attenzione. Sono tutte vive. Non più tutte, però. Ok. Curiamo prima e poi rianimiamo con l'Un. Dovremmo fare schianto crostale con l'Un, però. No. Ottimo. Rianimiamo l'Un. Facciamo attaccare. Ah no, non può fare rinascita, servono 3. E allora rianimiamo con la pozza. Dai. Questo era troppo importante in questo momento. Un casino. Cavolo, il try era pure bello. Non è detta l'ultima, attenzione, però. Abbiamo Ciel. Ok, ottimo. E poi rianimiamo Mayel. Per forza.
Ci servono tutti in questo momento. Allora, abbiamo terra. C'è un po' di problemi. Allora, possiamo strappare, No, colpo di coda. Non lo capisco sto attacco. Adesso però non ci voleva. Però siamo a metà vita. Vita di strappo, dai. Ok. Ho fatto a missa la prima, incredibile. Lo stalatto non è male, però secondo me fisico è meglio. Abbiamo drittato, ok. No ragazzi, non lo capisco. Secondo me è sfumato. È l'unica cosa che mi dà così fastidio, perché sto attacco ti shotta, quindi non hai veramente un minimo di... Non tanto il fatto che ti shotta, ma il fatto che non puoi impararlo, perché appunto non puoi errare. Cavolo. E me l'ha fatto proprio nei momenti peggiori. Sicuramente potrei ottimizzare la build, fare molto meglio questa cosa, però sinceramente mi sta divertendo in questo modo. Devo essere proprio sincero, mi piace queste strutture che abbiamo creato con i personaggi, nonostante magari non sia esattamente ben efficiente. Ok. 8 di presagio. Possiamo anche tenercelo per curare effettivamente. Massimizziamolo. Ok. Ok. Ottimo Loon. Allora, qui abbiamo massimizzato il tutto. Io manterrei questo in realtà. Eventualmente siamo sempre pronti. Engagement. Elettrizzazione.
Che comunque con il fuoco e la vulnerabilità che applica Mayel i danni ci sono, l'output è lì. Ok. Ma gli toglie l'effetto di stato oppure no? Cioè tipo le 10 carte, le 10 bruciature e il marchio lo toglierà? Non mi ricordo, vediamo. Secondo me sì. Però in realtà lo cura, non è che resetta. Vediamo. No. Però c'ha ira perenne. È sfumato al 100%, però non ce l'ho fatta. È sfumato al 100%. Inizio del cavolo, guarda, continuo solo per provare a capire di nuovo con l'attacco se mi ricapita. Non che sia impossibile vincere con loro due, attenzione. Ok, sfumato sì. Andiamo a vedere un attimo lo stalatto come va. Danni che mi aspettavo più o meno. Non così forte. Facciamo blitz. Ottimo. Ok. Ok, l'abbiamo. Attaccando e non facendoti colpire. Questo non conviene più di tanto. 11k però non è nemmeno così male. Siamo a metà vita. Abbiamo danni costanti con gli autoattacchi e le cose con loro. Vita di strappo. Danni da strappo.
Da strappo secondo me ci sta perché siamo molto vicini. Quindi dello stalatto, vai. Ok, ci siamo, possiamo strappare. Cosa che strappa lui non ce l'aveva, giusto? No? C'è un assalto 0. Ok, posto. Elevati medi, questo con strappo entrambi, quindi ottimo. Siamo passati a B, fai di blitz, bam. Dovrei curarmi. Danni di voglio provare assalto lacerante com'è. Facciamo dopo magari, curiamoci un attimo. Bravissimo Monoco. Qui siamo in agilità. Non ne vale la pena. Conviene più applicare rigenerazione avverso. Peccato, però abbiamo rigenerazione. Ottimo. Perfetto. Blitz. Salto 0. Completo di Renoir. $12.800 danni ci stanno. È fattibilissimo flawless. Dopo che hai capito bene quell'attacco della coda, secondo me. Finalmente abbiamo un completo decente per verso. It's not her. It's your sister, your mother, me. We are your family. He would condemn us all to die. For what? Who you really save with your sacrifice? Your sister and
Your mother? You're too drunk on your own illusions to understand. Then let us celebrate the second destruction of the Descendre family! Curatore. At long last, we meet. This is all you have left of your son. Destroying it won't bring your wife back. It will only destroy the last tie you have to each other. Did it, Gustav? Hey. How did you do that? Not sure. The curator felt it. Can you do it again? I don't know. I think so. Yeah. Yeah, I think I can. What did Renoir mean? The things he said to the curator. I'm not sure. She's through there. Yeah. Behind this door is the future of Lumiere. What every expedition has worked towards. I have trust in us. Rianima con il 100% di salute una volta per battaglia. Questo va equipaggiato subito. Al momento lo mettiamo sull'un. Attacco combo però è forte. Critico, salute. Cannone di vetro. Cannone di vetro lo possiamo mettere come lumina tranquillamente. Salute e tasso di critico. Cannone di vetro è 10, energia mortale quando uccide un nemico, che non subisce un colpo, una parata con successo, un attacco base, seconda possibilità costa troppo, critico sui... no, questo serve, piegare marchio con ogni... Colpi marchianti me lo posso anche togliere in questo momento, preferisco avere questo. Già.
Adesso manterrei questo, sinceramente. Mamma quanta roba. Attacco combo, secondo me andrebbe messo su tutti in realtà, eh. Fino al turno. L'applicazione di involucro, la sua durata aumenta di 2 turni. Anche questo è importante. Anche questo è importante. Più un PA quando subisce un colpo. Non mi piace. C'era Maiel. Allora io attacco combo lo dobbiamo mettere come coso, secondo me. Perdiamo il 6% di critico però. Preferisco mettere questo, prendiamo il critico e sta cosa delle parate è utile. Attacco combo, poi vediamo di dare Illumina come si deve. Per adesso lo togliamo, non fa niente. Andiamo da Maiel. Anti-ammaliamento lo togliamo. Salute e difesa, perché abbiamo questo. Sua durata aumenta di 2 turni. C'è anche questo, però. Involucro prolungato. E come Lumina contrattacco aumentato. 3 PA quando uccide un nemico, giusto per riempire. CL. Cosa ho sbloccato? Ah, questo gesto non l'avevo nemmeno mai equipaggiato, non ci interessa. Ma invece al posto di oscurità possiamo avere... C'è altra roba che abbiamo già potenziata qui. Allora, in realtà oscurità mi sta anche bene su di lei. Applicano sempre 10 istanze di pesaggio, ma tutti i danni subiti sono raddoppiati. Attacco base conferisce una carica lunare e consuma tutti i pesaggi per applicare bruciatura. Di sé all'inizio della battaglia infligge il 50% di più danni durante la maledizione, ripristina la durata della maledizione quando entra nello stato crepuscolare. Particolari. Applica 2 istanze di bruciatura, consumare presagio, per ogni carica solare. Danni da bruciatura aumentati del 100% durante lo stato... Cavolo. Sì, interessante. Crepuscolo di un turno quando usa un'abilità lunare, più 50%, la durata di crepuscolo viene aumentata di 1. Oddio, crepuscolo così pure ci sta, eh. Abbiamo anche su scala pure su agilità. Mettiamo questa per adesso. Un po' particolare come roba, però ci sta. Verso invece come armi abbiamo qualcosa di nuovo. Può essere inferiore a C, attacco base conferisce 4 istanze. Perdere anche quando subisce danni ai nemici sotto l'effetto di debolezza. Quando colpisce un nemico sotto l'effetto di debolezza. Dopo un attacco base, danni dell'attacco base aumentati del 50%. Danni tipo luce aumentati del 20%. Questo in realtà è ottimo perché possiamo potenziare la B più volte. Facciamo così. Voglio provare sta cosa. E finalmente. La casa così versa. Monoco. Colpi di mira libera fanno girare la ruota. Questa è tanta roba. E dobbiamo ancora mettere un sacco di lumina qui. Involucro di emergenza. Marchio costante. Un attacco base. E contrattacco aumentato. Va bene così. Ok. Voglio nemmeno potenziarmi. Voglio andare avanti.
Non so quanto manca, non so se converrebbe. Mi aspetto anche delle cutscene, quindi facciamo che per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio per averlo guardato. Come al solito vi invito a lasciare like e iscrivervi al canale se l'avete ancora fatto. Trovate la playlist di tutti gli episodi qui sopra, un sacco di altre playlist sul canale, perciò noi ci vediamo alla prossima e bella fandonia.